Salve a tutti! Bentornati su Whitemare Racing. Quello che abbiamo qui oggi è il motore da Endurance, quello che ha conquistato il secondo posto nella categoria Limited alla Spring Race di Salisburgo. Oggi lo revisioniamo, vediamo l'usura che ha avuto durante questa gara e apporteremo delle modifiche per partecipare alla gara Endurance di Magny-Cours in Francia. Le modifiche che faremo a questo propulsore saranno principalmente concentrate sul gruppo termico. Amplieremo l'area della luce di scarico allargandola e alzandola un pochino per aumentarne la fase. Poi verranno sostituiti i carter Piaggio con dei carter SIP nuovi, dove monteremo sempre dei silent block speciali e tutta la componentistica interna di questo motore. Partiamo smontando la testata. Vi ricordate le modifiche fatte che abbiamo fatto? Ecco, per la prima volta la rismontiamo. Dopo la gara questo motore non ha funzionato oltre la gara, a parte qualche breve accensione alla festa del motore a Siena, ma insomma non è che ha funzionato. E così possiamo vedere come è stata la combustione. Vediamo qua insomma, i depositi che ci sono stati. Questo motore ha funzionato con miscela al 4%, quindi possiamo anche valutare se la percentuale adottata risultasse troppo elevata. Allora, ecco qui. Vediamo un po'. Ta-da! Aspettate. Allora, questa è la testata. Ecco qui. Direi una combustione buona, tutto sommato, quindi la forma adottata è risultata funzionante. Ovviamente da questa parte è un po' più bruciato che è dalla parte dello scarico. Vediamo il pistone. Allora, lo facciamo salire. Ecco qui. Direi che la combustione è giusta, insomma, c'è il solito velo, leggerissimo velo di incrostazioni, però per essere un motore che ha funzionato 12 ore quasi al massimo del suo potenziale, direi che è un ottimo risultato. Sfiliamo il cilindro. Ecco qua. Allora, questo lo vediamo dopo. C'è la guarnizione di base in carta un po' spessa, che è stata fatta per compensare la spianatura fatta alla base del carter. Ecco, così senza trucchi, senza inganno, potete vedere come sono stati lavorati i travasi. Niente di speciale, insomma, alla fine è quello che fanno tutti. Ecco, abbiamo soltanto avuto l'accortezza di renderli satinati con una carta vetrata sottile e di farli più o meno simmetrici. Il pistone anche sul mantello non presenta particolari segni, anche dalla parte dello scarico. Insomma, normali segni di funzionamento. Si è tolta la grafitatura, ma insomma questo è normale, però ha fatto veramente un'ottima riuscita. Sono molto contento della riuscita di questo motore. Prima vi dicevo, vediamo se riusciamo a inquadrarlo, probabilmente con una luce. Eccolo qui. Vi dicevo dello scarico allargato non tanto, vedete, questo presenta una forma a trapezio, verrà allargato soltanto nella parte stretta per renderlo più quadrato e quindi avere
a pari fase di scarico un time area maggiore. Allora togliamo anche il pacco lamellare e vediamo se queste lamelle si sono rotte, insomma quello che hanno fatto. Vediamo. Allora, vi ricordate tutto quello che avevamo fatto? Sia la lucidatura del condotto, sia il guidaflussi quando abbiamo raffinato la parte centrale. Vediamo le lamelle. Beh, che dire, pure queste sembrano quasi nuove, incredibile. Tuttavia non utilizzeremo ancora questo pacco perché monteremo al suo posto un pacco lamellare V-Force 4, quindi con la doppia cuspide e lamelle da 0,42. Alzeremo la luce del cilindro 1,5 mm e la allargheremo un pochino nella parte stretta. Allora, partiamo. Ecco qua. Allora, il bordo superiore della luce di scarico è stato lavorato. Come si nota, la raggiatura che abbiamo mantenuto è la stessa che c'era prima, quindi l'arco è abbastanza alto, soltanto che si trova a una quota maggiore, circa 1,5 mm. Poi misureremo bene le fasi quando faremo il montaggio. Adesso andiamo a lavorare in questa zona un pochino, come vi avevo annunciato, cercando di fare lo scarico simmetrico. Altra cosa che faremo, che questo scarico non ha, è abbassare anche il bordo inferiore della luce di scarico, perché con il pistone montato, il bordo superiore del pistone, il cielo del pistone, viene a trovarsi appena sotto a questo bordo, quindi lo abbasseremo un pochino. In prima istanza, per la prima gara che ha fatto questo motore, abbiamo scelto di non fare queste modifiche anche per vedere come andava questo cilindro standard. Adesso lo modificheremo così da poterne anche valutare le differenze. Ecco qua, questo è, ecco, pulisco un po' così si vede bene. Questa è la forma che vorrei dare. Appena più addolcito questo bordo, e si può vedere bene il confronto con quest'altra parte. Ecco, non di più di questo, non proprio quadrato, altrimenti la fascia soffrirebbe troppo. Ecco qua,
insomma la luce ha la sua forma definitiva per quanto riguarda i lati e per quanto riguarda il bordo superiore. Adesso continuerò ad addolcire un pochino il condotto, a pulire il condotto e poi adesso faremo la lavorazione del bordo inferiore. Allora, andiamo sul bordo inferiore. Abbiamo prima tolto la cromatura, siccome qui ci si lavora male perché è molto inclinato il condotto, abbiamo prima tolto la cromatura sulla canna e adesso lavoreremo dall'interno del condotto di scarico in modo da scongiurare il pericolo che la cromatura si sfogli. Ecco qui, anche il bordo inferiore è stato completato. Adesso puliamo il condotto, questa operazione è inutile, insomma, mostrarvela, sarebbe inutilmente noiosa. Però puliamo il condotto, smussiamo i nuovi bordi che ha la luce di scarico con il ventaglio, che sono questi qui, queste fresette qui a ventaglio. E poi basta, il lavoro è completato sul cilindro. Ed ecco la luce di scarico ed il condotto terminato. Come insomma si nota, adesso ha una forma meno spigolosa, lo scarico, è un po' più grande in tutte le dimensioni, su tutti i lati. E niente, insomma, questa è la sua forma definitiva. Abbiamo anche smussato gli spigoli, pronto per essere rimontato. Dovrà essere ovviamente il cilindro lavato accuratamente. Per oggi è tutto, un saluto E arrivederci al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.